Mi rende gusto pallido fiore, attinamente annara la Poi tu assaggi il vino e sembra un vino fatto nel nord Italia, è un vino quasi di montagna, non a caso viene bene il metodo classico, per cui ha una acidità naturale molto alta, quindi un vino di grandissima freschezza. Abbiamo iniziato nel 2006, però ho intrapreso questa attività perché mio nonno aveva la vigna da sempre, insomma, mio nonno, mio bisnonno. Lui è morto qualche anno fa all'età di 103 anni, ha sempre bevuto arvisionato, per cui diciamo che non è così male. Mio nonno ha assaggiato il vino rosso di qua, perché lui non l'aveva mai assaggiato praticamente. Mi ha fatto assaggiare io per la prima volta quando aveva 93 anni. Tra l'altro questa vigna qua, quando abbiamo impiantato, l'ha zappata tutta lui da solo. Oddio. Che io se mi metto adesso non ci riuscirei sinceramente. E lui aveva già 90 anni. Loro dicevano che era diverso rispetto a quello che erano abituati loro, perché a differenza del centro Sardegna, del resto del centro Sardegna, siamo più, diciamo, abituati a bere vino bianco, perché proprio tradizionalmente si è sempre coltivato il bianco, in particolare l'arvisionato. Le rese, dico, sono proprio bassissime. Cioè? Andiamo sui 40 quintali per ettaro, esagerando, sì. Si vede proprio anche la pianta che non è così vigorosa. Abbiamo un 4% della vigna dove è bovale. Sì. Mentre qua, questa parte qua è tutta arvisionato. E qua si può notare proprio il grappolo spargolo tipico dell'arvisionato. Ha un raspo molto vigoroso, per cui la resa è molto bassa. Più sta al sole più diventa bianco, a differenza di altri vitigni. Non so, possiamo entrare anche qua. Sì. Che terreno è qua? Il terreno qua è granitico con una piccola quantità di argilla e quarzo, essendo qua una zona termale anche una piccola quantità di terreno vulcanico. Okay. Andiamo a assaggiare il Cannonau Riserva 2022. Questo è tutto Cannonau? Cannonau 100%, sì. È un po' diverso rispetto alla zona di Mamugliada. È molto più sapido. È sapido, sì, è un po' più fresco. È una versione un po' più leggera rispetto alla romangia come concetto. Sicuramente. Sì. Adesso apriamo un metodo classico, facciamo proprio la sboccatura alla volée e poi andremo a degustarlo. Cosa vuol dire? Spiegalo. Andremo a togliere i lieviti che sono depositati verso il tappo. (30 mesi su lieviti, circa 36. Dosaggio? Assolutamente zero. Nature. Appena sboccato. A un certo punto hai detto ai tuoi genitori: vendiamo tutto e apriamo un'azienda vinicola. No, l'azienda vinicola già l'avevamo aperta perché sì, la passione però... era già nata da un po'. No, è successo che vedevo i miei sempre più stanchi. Ah, ok. E quindi abbiamo fatto questa decisione qua e adesso abbiamo puntato ancora di più sulla vigna, sul mondo vinicolo. Ma questo noi sei tu o i tuoi genitori o entrambe? Diciamo che era... Perché non è una scelta... Noi. Sei stato più tu? Non lo so, un po' tutti. È un one man show, nel senso che sostanzialmente fa tutto lui, dall'etichetta alla cantina, insomma, diciamo. Sì, mi fa tutto. piace E fare. la cosa divertente è che è un grande sperimentatore, per cui una delle ultime volte che sono venuto da lui mi fa assaggiare. Ho fatto un metodo classico, allora
per me in Sardegna andrebbe proibito per legge di fare il metodo classico, perché per ovvi motivi, che non è un caso che si fa a 3000 km più a nord, non è che sono stupidi, no? Ecco. E per cui diciamo ero leggermente scettico. Poi lui stappa questa cosa, lo assaggio e ho detto guarda, mi cospargo la testa di cenere, era buonissimo. Qui siamo a bene tutti. Vabbè, Devo parlare? No, dico. Hai No. detto come se fosse Parigi. No? Siamo a Benetutti, è ovvio, chi non conosce Benetutti. Saluti da bene tutti. Non ci resta che proporvi il brindisi, col quale chiudiamo e chiuderemo sempre i nostri piccoli documentari. La scelta del brindatore ufficiale verrà fatta sempre dai ragazzi, fra le persone più simpatiche del paese. Il brindatore di oggi è Salvatore Casagrande, allenatore del Benetutti. Sardegna canta Brindisi 1. Salud. Forse de non creia, forse de olvidare non creia, forse de